Quindi aspetta un secondo, ma posso mangiare così, mi vai a bruciare la bocca? Guarda che spettacolo! Ho visto che gira sui social ricette fatte con le sfoglie di riso. Mi dicevo che cavolo sono queste sfoglie di riso? Sono queste sfoglie qui che si usano da bagnare o nell'acqua o nel brodo e poi si possono anche friggere, si possono fare in tante maniere. Io le utilizzo addirittura per il ristorante che ci faccio, ricreo come se fosse un bianco un albume dell'uovo, vedete? E poi ci metto il tuorlo solamente d'uovo qua e le vado a friggere dentro un padellino con l'olio. E ragazzi, è un effetto pazzesco perché queste qua diventano croccantissime e rompi l'uovo e accompagni con l'uovo. È buone da morire. Vi do un'idea pazzesca di questa ricetta, di farcirle con qualcosa che ai bambini piace. Può essere prosciutto cotto, può essere prosciutto crudo, ma pensa un po' se a tuo figlio gli dai il salame buono, quello buono buono buono, quello che utilizzo io, che voi conoscete, che collaboro con Clay, che è una cooperativa di 300 soci, e loro fanno dall'allevamento del maiale, addirittura producono quello che danno da mangiare al maiale in alcuni casi, fino a diventare salame. Sì, fino a diventare salame, di varie tipologie, quindi c'è tutti i salami del mondo. Quelli che io so appassionato di più è l'Imola, che mi fa impazzire, è 1962, è la passita, buonissimo, e poi ci stanno queste, sbuccia e mangia. Vedete quanto sono morbide, morbidissime, sono da mangiare a mozziche, non potete capire quanto sono buone queste sbuccia e mangia. E Mario ci va matto. Quindi mi è venuta un'idea, che faccio? Riempirò queste sfoglie con un po' di sbuccia e mangia, un po' di scamorza, ci metto un po' di cipollina che a Mario gli piace, poi questi qua sono gusti, i pomodori secchi e poi ci metterò pure un po' di basilico che dà un po' il tocco di freschezza. Quindi questa può essere una merenda, qualsiasi cosa può essere un aperitivo anche per i grandi, perché ai grandi non ci piace sta roba, ci piace sì, la roba che fonde, che ci sta dentro il salame, è buono. Perché le sfoglie di riso? Dice, ma dove vado a trovarle io? Ormai nei reparti etnici dei supermercati, i negozi proprio quelli là che ormai ci sono in tutte quante le città cinesi, no? Che vendono anche roba da mangiare cinese, li trovate. Che cosa c'è di speciale? Che è sottile sottile, quindi c'è poco pane, c'è poco carboidrato, quindi è tutta una cosa molto più proteica, tra virgolette, un po' più gustosa, quindi poco pane e tanto gustosa. Però tu dici, ah, ma come faccio a trovarla? Ti do le alternative, lo sai, ti do sempre alternative. Le puoi fare con una pasta sfoglia, le puoi fare con una pasta brisée, le puoi fare con una pasta pizza, le puoi fare con tutte le paste che vuoi, che ti piacciono a te, ok? Una pasta pane, quello che vuoi te. Io oggi le faccio con queste e se le trovate sono divertenti perché le potete utilizzare in varie maniere, quindi apriamoci al mondo. Sapete, io sono italianissimo, però ci sono delle cose che possiamo utilizzare. Poi lo sapete, ormai lo zenzero lo utilizziamo, l'avocado lo utilizziamo, sono entrati a far parte della nostra cucina, quindi anche questa qua potrebbe essere una cosa interessante da utilizzare. Inizio subito con questa collana, guarda qua, una corda di sbuccia e mangia. Che faccio? Faccio così, le pelo, ok, così. Queste devono essere morbide, quando sono morbide ragazzi sono favolose. Si sbucciano bene, vedi, sbuccia e magna. Ah mamma, sei sicuro che vuoi dar salame a tuo figlio? Beh, allora io vi dico una cosa, bisogna dare i prodotti che noi pensiamo che siano giusti. Il salame ci sta, basta che è buono, basta che sappiamo dove lo fanno, chi lo fa e con che maiali si fa sta roba. Io queste qua a Mariuccio gliele do. È il premio, no? Quindi una volta a settimana a Mariuccio gli faccio qualcosa col salame perché non posso farlo sentire un ragazzino diverso che non si mangia il salame, che non mangia la mortadella. Io facciamo mangiare, però l'importante è che scegliamo, dato che compriamo una volta a settimana, che sia una cosa veramente di qualità. Voi direte, vabbè, ma tu ci credo, te daranno i soldi, te paga Clay. No, lo sapete cosa ho fatto? Io solo roba di qualità promuovo e Clay, veramente posso dire ragazzi che fa dei prodotti, soprattutto nei salami, pazzeschi.
E se siete curiosi e volete vedere quello che ho visto io, andate a vedere questo video, è fighissimo. Vi faccio vedere come lavorano questi signori, che pulizia, che ordine, che prodotti mettono. Mettono prodotti freschi, si mettono a macinare il pepe al momento, poi faccio io, non compro il pepe macinato già da prima. L'aglio, e usano il vino vero, usano l'aglio vero, l'aglio rosso, cioè sono veramente attenti a tutto. Veramente, se no a Mario, come non gli do la roba gassata che è bollicine, zuccherata, non gli avrei dato manco il salame. Non lo taglio a rondelle, ma lo taglio così a bastoncini, ok? Se lo taglio a fette viene male farcirlo, ok? Invece così posso metterlo benissimo dentro a questo serpentino che adesso vedrete, una girella, ok? Dove ci sta questo salame che gira. Ma dici, mamma, lo stai a tagliare, ma te ne voglia di assaggiarlo? E me ne voglia sì, perché sento un profumo che finisce male. Buono, buono, il nostro è buono. Questa è la farcia, diciamo, tra virgolette, più importante. Due pomodorini secchi, aiuto, due pomodorini secchi, danno colore, danno gusto. Questi possiamo pure tagliarli in questa maniera. Quando è d'estate usate i pomodori, quelli freschi. Ed ecco qua i pomodori secchi. Belli. Io ho la scamorza, però nulla toglie che potete usare anche la mozzarella. Certo, la mozzarella bella asciutta, così non fa acqua e non vi bagna poi lo strudel che andrò a fare. Quindi anche qui tagliamo. Ecco qua, così. Neutra, così piace a tutti, perché poi ci sono pure quelle affumicate. Così mi faccio tutte ciotoline, che così prendo tutti gli ingredienti dopo. Eccoli qua. Non voglio sporcare il tagliere, perché ora faccio vedere che devo fare. Quindi metto un foglio di carta forno, rompo due uova, 1 e 2, forchettina. Ma perché fai tutti questi giri? Poi faccio vedere. Che faccio? Bagniamo le nostre sfogliette in questa maniera. Eccole qua, guardate, così. Gna gna gna. Mi tiro un po' più qua. E le mettiamo qui. Eccoci qua. Una. Ne bagno un'altra, piano piano. Fatele belle impregnare. Si devono bene ammorbidire, ok? Eccola qua. E li avviciniamo, vedete? Così. Incominciamo a mettere tutti gli ingredienti, quindi il formaggio, così, il pomodoro, così, sbuccia e mangia. Tanto vedete, si piega, è morbido, si piega, cioè, ci consente di piegarlo un po'. Ok, e ok, basilico. Già ti sta a venire fame a te, tu dici, vedo l'ora che è pronto, e mo vedrai. Ci sta. Quindi immaginate, ci sta la morbidezza del formaggio, ci sta il pomodoro secco, ci sta un sacco di roba, ci sta. E adesso piano piano la stringiamo, guardate così. Ok? Così. Se c'è un piano di marmo o di acciaio è meglio, io per non farlo sul tagliere, per non imguacchiarlo con tutte quante le uova, l'ho fatto in questa maniera. Vedete? Delicatamente. Vedete che salamino che abbiamo fatto? Chiudiamo qui il bordino, qui la fine, il finale. Mi è da ridere, non c'avevo uno stampino da forno tondo, quindi che mi sono inventato? Con la padella, mi raccomando però che ci sia il manico di metallo, potete usarlo come una teglia da forno, ok? Olè, guarda che bella, eh? Ok. E lo mettiamo qua. Io che faccio? Lo appoggio un po' così, così vedete, si tiene, l'ultimo pezzo si tiene bello compatto, che me lo tiene fermo, la lumachella, capito? Un goccettino d'olio.
bello, l'accarezzi tutto, sesamo, se vi ci piace, e poi andate 210-215 gradi al forno e poi lo fate cuocere per circa 10 minuti in modo tale che diventa bello croccantoso, capito? Guarda che bella, guarda che bella, senti? Che rumorino che fa, mi raccomando, Ermanico, usa un bello strofinaccio, Senti com'è, oh. Guarda che bella, così. Come la vedi? Però tu sei come me. È bella, ma è buona. E ora assaggiamo insieme. Ah, senti, questo è il rumore che mi piace. Mamma mia. E mo che, guarda che bella dentro, guarda. Non ti aspetta un secondo, la posso mangiare così, mi va a bruciare la bocca. Però mi sono preparata la birretta, intanto l'apro. Guarda che spettacolo! Mm. 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 Buono, non è salato, è buono. C'è tutto un insieme di sapori che proprio ti fa venire ancora più fame. Ah, è la birra la morte sua.